Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio spiegare un po' come funziona il programma Parelli, come sono organizzati i corsi. Faccio questo video perché nell'ultimo anno in particolare mi sono state richieste tante volte delle spiegazioni su come sono organizzati i corsi, cioè c'è chi non sa quale corso fare, ad esempio, da quale parte, diciamo da quale corso iniziare. Qualcheduno invece sa dove iniziare ma poi dopo non sa dove proseguire perché i corsi sono tanti, da terra, da sella, ma qual è il primo da sella, qual è il secondo da terra, e quindi mi sono reso conto che c'è un pochino di confusione. So che magari qualcheduno lo riterrà noioso questo video, ma penso che molti lo apprezzeranno perché gli farà un pochino chiarezza su come muoversi all'interno del programma. Il programma Parelli è molto vasto, ricorda ancora una volta che non si tratta di lavorare solamente da terra, perché c'è un po' di confusione anche in questo. Molti pensano che Parelli voglia dire lavorare da terra, ma non è affatto così. Si tratta di un programma molto esteso che prevede di prendere una persona che non ne sa niente di cavalli, prenderla per mano e portarla ai massimi livelli, tant'è che alcuni istruttori Parelli sono presenti anche in gare internazionali di altissimo livello di vario genere, per cui le troviamo nelle gare di reining, nelle gare di dressage, nelle gare di salto. Qualche istruttore ha fatto anche le Olimpiadi, per esempio c'è la Lauren Barwick che ha vinto diverse medaglie, non so, bronzo, mica bronzo, quello non lo so, andatela a vedere. Comunque è una dei partecipanti alle Paralimpiadi perché lei è paralizzata. Questo insomma tanto per darvi un attimo un'idea di cosa è il programma Parelli. Quindi a volte mi è capitato qualcheduno che mi ha riportato frasi fatte da altri in cui si diceva no, ma il programma Parelli è limitato perché si lavora solamente in questo ambito, oppure sì, il programma Parelli è interessante però arriva fino a un certo punto, poi dopo per andare avanti deve usare altri programmi. Non è così, cioè, diciamo la verità, Parelli è per tutti i cavalli ma non è per tutti i cavalieri. Se uno ha intenzione di andare avanti e ha anche ambizioni agonistiche o professionali, può tranquillamente stare all'interno del programma, ci sono tutti gli strumenti, c'è tutto il supporto per poter arrivare a un buon livello. Poi che c'entra? Oltre quello lo fa il talento, lo fa i cavalli con cui uno viene in contatto, le persone, magari ha la possibilità di lavorare con dei campioni o comunque insomma diciamo di farsi esperienza anche in altri ambiti. Questo ci mancherebbe altro. Però ecco, diciamo che dal punto di vista del programma didattico porta una persona da zero fino a dove vuole lui all'interno del palcoscenico dell'equitazione. Detto questo, andiamo un attimo a entrare nel merito e vediamo come sono organizzati i corsi Parelli. Partiamo un po' con il chiarire o rinfrescare per coloro che lo sanno già come sono organizzati i livelli. I livelli, normalmente si parla di 4 livelli, nel programma Parelli in realtà i livelli sono molti di più, sono 10, in particolar modo i 4 livelli rappresentano la base, okay? Le fondamenta come vengono chiamate all'interno della filosofia Parelli. Dal quinto livello in poi dopo si accede alle specializzazioni. Nel quinto livello si comincia a parlare di gare, quindi per poter andare in gara, ovviamente sempre seguendo la filosofia Parelli, bisognerebbe fare il quarto livello, prendersi le nostre fondamenta, diventare veramente bravi con i cavalli in tutti e 4 gli argomenti, le aree che copre il programma Parelli, e poi dopo andare a fare le gare che uno gli piace di più a lui e per il quale il suo cavallo si presume che abbia una qualche forma di talento o almeno di predisposizione. Quindi com'è che è organizzato le fondamenta, quelle che noi istruttori Parelli insegniamo? Noi insegniamo le fondamenta fino al livello 4, non insegniamo oltre il livello 4. Per poter imparare oltre il livello 4 dobbiamo andare alla fonte, cioè negli Stati Uniti, in Florida, da Parelli. Per quanto riguarda le fondamenta, noi abbiamo una specie di scacchiera dove nella parte bassa troviamo gli argomenti, quelli che vengono chiamati savi. Nell'argomento dei savi troviamo online, che è il primo argomento, che se qualcuno di voi ha già fatto qualche corso base lo saprà, si parte proprio dalle basi, si parte proprio dall'attrezzatura, dalla strategia che si deve usare con i cavalli, atteggiamento, filosofia
e poi si va a lavorare sui giochi che vengano chiamati giochi, ma alla fine sono degli esercizi, che sono poi i famosi 7 giochi, no? E che in realtà non sono altro che giochi di dominanza, quindi dobbiamo imparare a farli bene, a farli nella maniera corretta, in modo che il cavallo ci percepisca come leader e non come despota, dittatore, ma neanche come zerbino. Una volta che abbiamo fatto, diciamo, il livello 1, ok? Poi andiamo su e abbiamo varie scelte, abbiamo la possibilità di andare negli altri livelli e negli altri argomenti. Per farla breve, prima di andare a parlare di come sono organizzati i corsi, noi abbiamo nel livello 1 online, che però poi dopo lo ritroviamo a livelli di difficoltà diversi anche nel livello 2, nel livello 3 e nel livello 4. Cosa vuol dire difficoltà diverse? Che chiaramente io andrò a fare degli esercizi sempre via più complessi. Nel livello 1 facciamo i 7 giochi, ma poi questi 7 giochi vengono messi insieme e costruiti quelli che sono chiamati patterns, e praticamente sono degli schemi che via diventano sempre più complessi. Uno per tutti è la figura 8 e ovviamente, oltre a essere più complessi, sono anche a distanze via sempre più grandi, fino ad arrivare nel livello 4, dove si adopera il lazzo, quindi siamo a 14 metri, eccetera eccetera. Nell'argomento numero 2, freestyle, che inizia dal livello 2, ok? Andiamo a montare a cavallo. Quindi qui cos'è che facciamo? Scusate, ma ci sono le mosche che mi danno noia, quindi ogni tanto mi vedete fare così, ma non è per spiegare il video, ma è per le mosche e gli insetti. Nel livello 2 cos'è che abbiamo? Nel primo corso di livello 2 andiamo a lavorare, a cercare di riportare quello che abbiamo imparato un po' da terra nel primo corso che abbiamo fatto da sella, quindi riportiamo un lavoro fatto da terra in sella. Poi nel livello 2 ovviamente poi facciamo anche altre cose, nel livello 2 base si fanno fondamentalmente queste, poi andando avanti andiamo nel livello 3 freestyle. Livello 3 freestyle, dove per la prima volta nel livello 3 vediamo apparire anche la Liberty. Questo non significa che la Liberty non ci lavoriamo prima, ci lavoriamo anche nel livello 2, significa semplicemente che se andate a vedere la checklist dei livelli, cioè gli esercizi che dovremmo fare per poter passare un esame ufficiale di livello 3, gli esercizi richiesti sono nel livello 3, non c'è un esame di livello 2 Liberty, il primo esame di Liberty lo troviamo nel livello 3, come il primo esame di freestyle lo troviamo nel livello 2, non c'è nel livello 1, anche se però nel livello 1 comunque iniziamo già a preparare il cavallo per fare freestyle. Andando avanti abbiamo poi sempre freestyle livello 4 e Liberty livello 4. Vedete come si sta piano piano conformando un po' lo schema. Infine abbiamo la finesse. La finesse l'abbiamo nel livello 4 e basta. Ovviamente anche in questo caso iniziamo a lavorarci prima, nel livello 3. Poi però l'esame ufficiale, chiamiamolo così, per poter diventare livello 4, quindi fare il video, mandarlo negli Stati Uniti, farlo analizzare dagli addetti Parelli che analizzano gli esami, lo troviamo nel livello 4. Cosa significa questo? Significa che alla fine io per diventare livello 2 devo dare 2 esami, per diventare livello 3 devo dare 3 esami, per diventare livello 4 devo dare 4 esami. Questi esami, tanto per darvi un'idea, nel freestyle un esame di livello 4 è montare con lo string intorno al collo gli stick e fare un pattern che, se qualcuno di voi ha visto delle gare di reining, si avvicina molto a quelle che sono gli esercizi che vengono richiesti in una gara di reining. Non c'è lo sliding stop, però ci sono cambi di galoppo al volo, ci sono comunque diverse di quelle manovre lì, più altre a piacere, perché alcune sono obbligatorie, altre sono a piacere. Nel livello 4, tanto per darvi un pochino un'idea, le richieste sono quelle che vengono fatte in una gara di dressage, diciamo di livello 2, ci sono cambi di galoppo, ci sono movimenti laterali, ci sono tutta una serie di esercizi, ce n'è anche qualcheduno in più che sono un po' quelli, dico un po' quelli perché non sono esattamente quelli, ma è che sono esami ripresi da quel tipo di gare o dall'altro tipo di gare nel caso della western. Però molti esercizi sono gli stessi. Quindi com'è che posso attraverso i corsi avvicinarmi a questi livelli? Prima di tutto tengo a premettere che non è obbligatorio fare corsi,
ok? Uno potrebbe anche tranquillamente studiarsi tutto il materiale che può studiarsi a casa, libri, guardare video, provare, brigare e magari andare avanti nei livelli lo stesso e fare anche dell'esame ufficiale. Non è che quando io faccio un esame ufficiale mi viene richiesto ma te hai fatto un corso? No, cioè loro vogliono vedere che te sai fare determinate cose, il tuo cavallo sa rispondere in una determinata maniera, se così è, quel livello è tuo. Nel caso però che tu voglia accelerare l'andare nei livelli, è più conveniente partecipare a dei corsi. Come sono organizzati questi corsi? Sono organizzati così: si parte sempre dall'apice, in cima c'è il corso di online base, ok? Lo vediamo qua su in alto. Dopo abbiamo due braccetti, o si va a sinistra o si va a destra, ok? Da una parte continuiamo a lavorare da terra e dall'altra iniziamo a lavorare da sella. Ovviamente bisognerebbe fare tutte e due, cioè io non è che posso lavorare da sella senza aver lavorato da terra, però è organizzato così il corso, poi sta a noi scegliere quello che riteniamo in quel momento lì più adatto alle nostre competenze, al nostro cavallo e a quello che vorremmo raggiungere come obiettivo. Quindi da terra abbiamo il corso di online avanzato dove andiamo a lavorare invece nel livello 2-3 e poi andiamo nel corso che io ho chiamato lontani ma vicini, che è nel livello 4, okay? Quindi lavoriamo nel livello 4. Sempre da terra possiamo andare invece nella Liberty e come vedete già dopo un livello base si può andare nella Liberty ovviamente base, ok? Quindi siamo intorno al livello 1-2 di Liberty, cioè mettiamo insieme i primi ingredienti per poter iniziare a fare una Liberty in sicurezza e con una cognizione di causa, non io che corro il cavallo e mi corre dietro. Dopo, sempre per parlare di Liberty, andiamo nel Liberty avanzato, ok? Nel Liberty avanzato che si sta lavorando nel livello 3, nel Liberty avanzato, questo qua, ok? Che vedete che sto cerchiando adesso. Dopo il livello Liberty avanzato iniziamo a andare nel livello 4, quello che io ho chiamato danzare in armonia. Nel livello 4 succedono tante belle cose nella Liberty, per cui ovviamente richiede il suo tempo, non è che lo possiamo fare dopo 2 mesi, però comunque diciamo che è un bel traguardo quello. Dalla parte di là, dopo il corso base, possiamo andare invece a lavorare da sella. Nel lavoro da sella abbiamo montare in sicurezza, che è freestyle livello 1-2. Quindi montiamo ancora con la capezza o diciamo, vabbè, chi ha paura mette comunque l'imboccatura, però montiamo con la capezza sopra, cerchiamo di usare la capezza e non l'imboccatura. Quindi cominciamo a mettere insieme tutta una serie di cose. Poi, una volta che abbiamo fatto quel corso lì, possiamo, quando siamo maturi, no? Quando cominciano a venirci le cose che abbiamo studiato durante il corso, possiamo andare a fare l'altro corso che è cavalcare in armonia, che è di livello 3 invece. Dopo cavalcare in armonia livello 3 possiamo andare nel corso di finesse livello 4 o freestyle livello 4. Perché finesse livello 4 è alla fine? Finesse livello 4 è montare con contatto, ok? Quindi montare con l'imboccatura, con contatto e diciamo montare un po' più come si monta nel dressage. Di conseguenza io devo avere già un cavallo che risponde in maniera pressoché perfetta al mio linguaggio del corpo. Ecco perché devo aver lavorato prima in freestyle, ho già parlato in un altro video. Comunque diciamo più o meno è questo il motivo: prima si prepara il cavallo e noi a lavorare insieme senza l'uso delle redini, poi dopo io torno a riprendere le redini in mano con un'imboccatura attaccata per poter andare a fare gli esercizi, a spiegare al cavallo a fare gli esercizi di finesse. Questo è un po' come è organizzato, ma non è organizzato così e basta, perché questo è l'organizzazione, il programma didattico Parelli come lo insegno io. I miei colleghi possono aver fatto delle varianti, perché magari loro propongano
a un viaggio all'interno del programma Parelli con delle sfaccettature diverse che chiaramente possano dipendere anche dagli studenti che hanno e che gli chiedono magari di organizzare dei corsi in maniera diversa. Io tipicamente faccio corsi di 2 giorni o anche corsi di più giorni, se ci sono le richieste, c'è un numero di persone interessate a farli. Ci sono dei miei colleghi per esempio che preferiscono fare corsi magari di un giorno solo, per cui anche la didattica, poi noi abbiamo la libertà di organizzarla come meglio ci torna comodo. Ovviamente un istruttore in Italia o in Svizzera, in Francia, in Europa magari ha un modo di organizzare corsi che potrebbe anche essere diverso rispetto in Australia. Voi dite, ma perché non è sempre il solito programma? Sì, è il solito programma, e magari anche corsi che vengono proposti più o meno sono gli stessi, hanno nomi diversi ovviamente, però più o meno voi dovete sempre guardare l'argomento e il livello che c'è sempre scritto nel corso. Cioè, se c'è scritto freestyle livello 3, anche se si chiama Pippo Pluto Paperino, è sempre un corso di livello 3. Il nome commerciale che viene messo sul calendario è un nome di fantasia, no? Io ho chiamato danzare in armonia e cavalcare in armonia, uno lo può chiamare in un'altra maniera, però è sempre un corso di livello 4 di Liberty e l'altro è un corso di livello 3 i freestyle. Però dicevo, in Australia magari, siccome ci sono delle distanze molto grandi, non si muovono per fare un corso di un giorno o 2, magari si muovono e stanno una settimana a fare un corso, quindi all'interno del corso di una settimana gli argomenti trattati sono diversi e quindi assume una conformazione dal punto di vista del programma didattico che può essere anche diversa. Okay. Spero di aver fatto un pochino luce, perché in effetti capisco che va bene, corso base, però poi dopo dov'è che vado? E questa cosa me lo sono sentita dire tante volte, per cui mi sembrava giusto dare una spiegazione che fosse un pochino più logica da seguire, in modo che le persone non si sentano un po' perse quando vanno a vedere sul calendario e vedono un sacco di questi nomi tutti colorati. Poi il discorso del colore è perché in base al livello cambia il colore. Anche all'interno del programma Parelli c'è questa logica un po' presa dalle arti marziali, no? Il colore delle cinture eccetera, per cui nell'online nel livello 1 di solito, almeno nel mio calendario, i corsi sono rossi perché si rifanno allo string rosso che viene dato quando uno passa l'esame di livello 1, e poi ci sono i corsi di livello 2 che sono blu perché si rifanno al colore dello string blu che viene dato quando uno passa l'esame di livello 2, e via fino al nero che è il livello 4. Okay? Per cui i colori che vedete corrispondono un po' anche alla difficoltà poi del corso. Io spero di non essere stato noioso, credo che fosse doveroso doveroso fare questo chiarimento, perché mi sono reso conto che ce n'era la necessità, almeno dalle richieste che mi sono arrivate, anche dai commenti che mi hanno scritto un po' di gente. Se ti è piaciuto il video, magari fammelo sapere con un like, mi farebbe piacere, e magari scrivimi anche un commento se qualche cosa non è stato chiaro, se magari mi sono perso per la via qualche pezzo, per cui dice no, ma a me quell'istruttore mi aveva detto anche questa cosa, magari me lo scrivi nei commenti, così vedo di risponderti. Se è una cosa magari semplice la metto nel commento, se no ci faccio un video ad hoc e lo spiego in maniera più dettagliata. Grazie ancora di avermi ascoltato fino a qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me, before I pass out. I'm too